Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks e benvenuti nel mio canale. Proprio ieri, martedì 2 giugno 2026, è uscito il nuovo NAMM A2. Ma vediamo insieme di che cosa si tratta e quali sono le novità. Allora, per chi non lo sapesse, NAMM è un progetto open source ideato da Steve Atkinson inizialmente, poi naturalmente ci ha collaborato e ci sta tuttora collaborando tutta una serie di utenti, diciamo per così dire molto nerd, perché ovviamente questo è un progetto open source, quindi aperto a tutti, ma però naturalmente per poter metterci le mani, per poter lavorarci, bisogna ovviamente avere anche delle conoscenze ben specifiche. Qui si parla di intelligenza artificiale, di reti neurali, quindi bisogna essere come minimo dei programmatori e soprattutto sapere che cosa si sta facendo. È un sistema che sfrutta la tecnologia delle reti neurali, quindi dell'intelligenza artificiale, per replicare il comportamento di un hardware fisico reale. Facciamo un esempio concreto. Io qui dietro ho il mio amplificatore Marshall, ovviamente reale, analogico. Voglio prendere il comportamento di quell'amplificatore lì, quindi il suono che ne deriva, con naturalmente delle regolazioni che io ho deciso. Bene, voglio prendere quel suono lì e replicare, fare un modello digitale. Quindi una volta che avrò questo modello digitale potrò suonare senza il mio amplificatore vero, ma con una copia del mio amplificatore in digitale. Sostanzialmente il concetto non è nuovo. Il primo a ideare qualcosa di simile fu proprio Kemper, che però naturalmente è giusto ribadire utilizza un metodo, una tecnologia profondamente diversa. Nel 2019, giù di lì, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, che poi naturalmente via via col passare degli anni si è sviluppata sempre di più, molte aziende utilizzano tuttora questa tecnologia, quindi l'IA, per fare quello che praticamente ha sempre fatto Kemper nell'ultimo decennio, ovvero fare un profilo, fare una cattura, replicare il comportamento di ciò che ha sentito, di ciò che noi gli abbiamo fatto ascoltare. La differenza dunque rispetto alla profilazione classica dove sta? Sta nel fatto che naturalmente, essendo l'IA una tecnologia nuova in grande crescita e in grande sviluppo, ci permette naturalmente di avere dei risultati sicuramente migliori e naturalmente dunque una resa sonora sicuramente più convincente. È giusto naturalmente sottolineare che l'utilizzo di IA per creare dei modelli e delle repliche digitali dei nostri amplificatori, del nostro hardware, non è naturalmente stata inventata da Steve Atkinson e sicuramente non è una cosa proprietaria, chiamiamola così, di Neural Amp Modeler, perché se pensiamo a Neural DSP Quad Cortex o ad esempio anche a IK Multimedia Tonex, ecco, anche loro naturalmente utilizzano proprio questo tipo di tecnologia. È giusto sottolineare che Steve Atkinson di nuovo non ha inventato nulla, ha preso sostanzialmente una tecnologia, ha preso questo che poi è diventato un progetto open source, ma che comunque ci sono già in rete molte altre realtà oltre a NAMM che fanno esattamente la stessa cosa. Semplicemente è riuscito, aiutandoci naturalmente da collaboratori, a mettere in piedi un sistema molto diffuso, molto apprezzato, che naturalmente nel corso degli anni, e nemmeno in tanti anni, si parla di circa 3-4 anni, è diventato praticamente uno standard, tanto che molte aziende hanno praticamente implementato all'interno dei loro multi-effetti digitali la compatibilità con questa tecnologia, con questi file. Dunque sì, è diventato praticamente il sistema di profilazione universale compatibile con
tutti o quasi. Il quasi è d'obbligo perché naturalmente di questi sistemi sono veramente molto pochi e si contano in una mano quelli che utilizzano il profilo NAM nativo. Ad esempio, uno di questi è il Sonulab Stomp Station Pro, un altro è il Dark Glass Anagram, un altro è il Dymad NAM Player. Questi sono solo alcuni, ma non ce ne sono molti altri, di sistemi digitali che permettono di caricare al loro interno un profilo NAM standard senza riconversioni. Altri sistemi, ad esempio, come Ampero 2, Ampero 1, Valeton, Sonic Cake, la Nux e via dicendo, permettono anch'essi di caricare al loro interno i profili NAM, ma avviene una riconversione nel loro formato proprietario, perché naturalmente il profilo NAM inteso così, quindi allo stato puro, quindi alla massima qualità disponibile, richiede anche un certo processore con determinate risorse. Naturalmente questi sistemi qua più economici, più entry level, hanno dei processori naturalmente meno performanti di altri e quindi riconvertono i file in modo da snellirli, in modo da rendere, per così dire, l'algoritmo masticabile, diciamo così, digeribile dai loro processori. È come prendere un file WAV e riconvertirlo in MP3, prendere un file TIFF e convertirlo in JPEG. Abbiamo una compressione, abbiamo una riduzione del peso del carico di lavoro, ma abbiamo anche naturalmente una riduzione anche della qualità. E dunque è proprio qui che arriva il NAM A2, che per esteso sarebbe NAM Architecture 2, ovvero la nuova architettura, la nuova versione. La versione, quella precedente, ha preso così il nome di NAM A1. Bene, che cosa succede con il NAM A2? Ecco, il NAM A2 nasce per due motivi, nasce con due obiettivi. Da una parte, migliorare ulteriormente la qualità dei profili. Dall'altra parte, rendere il profilo così creato adattabile a praticamente tutti i sistemi, sia quelli con processori potenti, sia quelli con processori magari più semplici, meno performanti. Quindi gli obiettivi sono proprio questi: migliorare la qualità e naturalmente migliorare anche la compatibilità. Quindi per quanto riguarda la qualità audio, secondo i test che sono stati eseguiti e secondo anche la community, perché gli utenti erano chiamati a rispondere a tutta una serie di domande ascoltando i file audio e scegliendo quale, secondo loro, era quello che si avvicinava di più all'originale. Quindi sono stati raccolti veramente centinaia, ma che dico migliaia di informazioni, di test, per arrivare appunto al risultato che ad oggi, questo video è del 3 giugno 2027, NAM A2 è la tecnologia di profilazione, quindi di cattura di un suono più dettagliato, più preciso attualmente in commercio, ed è gratuito ed è un progetto open source. Quindi già prima con il NAM, che ora chiamiamo NAM A1, avevamo una qualità che naturalmente era molto elevata. Ecco, con A2 andiamo addirittura oltre. Ok, naturalmente se andiamo a vederci i grafici, la differenza tra il profilo A1 e il profilo A2, diciamo, non è del doppio. C'è un miglioramento sensibile, però naturalmente diciamo che il miglioramento è meno evidente, diciamo così, ma è naturale. Quando una cosa è praticamente perfetta già all'origine e la vuoi anche migliorare, ovviamente il miglioramento c'è, ma ovviamente sarà minimo, però comunque c'è. Ma la cosa più interessante è la adattabilità.
NAM A2 infatti prevede i profili slimmable, ovvero slimmabili. Cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è più bisogno, come avveniva con la tecnologia, con l'architettura A1, di creare dei profili con vari livelli di qualità. Avevamo il profilo standard, il profilo nano, il profilo light, quindi praticamente vari profili che ovviamente pesavano, richiedevano naturalmente un carico di lavoro magari più o meno esigente. Questo era pensato per esempio per farli andare in alcune piattaforme, ad esempio il mod audio Dwarf, potevo caricare i profili NAM solo però i profili nano, proprio perché erano dei profili più semplici, naturalmente di qualità ovviamente ridotta, che richiedevano meno risorse. Altri sistemi che abbiamo già menzionato come Oton Audio, Valeton, Sonic e Nux utilizzano i profili NAM A1 riconvertiti nel loro formato, quindi naturalmente anche in quel caso c'è una perdita, come dicevamo prima, di qualità. Bene, con A2 non ci sarà più bisogno di tutto questo, perché A2 è un profilo, un unico file che però al suo interno contiene praticamente le informazioni per renderlo adattabile al processore, al sistema sul quale andrà ad essere inserito. Dobbiamo ragionare sul fatto che NAM, Neural Amp Modeler, è nato inizialmente nel 2019-2020, è nato come sistema, come plugin da utilizzare naturalmente nelle nostre DAW, nei nostri computer, quindi sicuramente non abbiamo problemi per quanto riguarda i processori, chiaro, ma è stato via via nel corso del tempo questi profili NAM implementati anche, come vi dicevo, all'interno dei modeler, soprattutto quelli più semplici, e quindi ecco che si è reso necessario per questa nuova tecnologia, questa nuova architettura NAM A2, rendere i profili NAM adattabili. Quindi praticamente io avrò un unico file, non ho più bisogno di avere tanti file diversi di qualità diversa, avrò un unico file che si adatterà in base al processore, in base alla potenza di calcolo che la macchina sul quale si troverà ad essere installato questo file ha a disposizione. Quindi ecco la cosa importante, che questi profili NAM A2 potranno essere caricati senza riconversioni alcune, sia su macchine molto prestanti, molto potenti, quindi anche costose, ma anche su macchine più semplici, con dei processori meno potenti. Quindi non ci saranno più queste riconversioni, perché il file rimarrà sempre quello. Chiaramente un profilo A2 a livello standard, senza riduzioni, chiamiamolo, avrà sicuramente la massima qualità disponibile. Diversamente, se andiamo a slimmarlo, quindi se andiamo a ridurlo e portarlo ad esempio alla versione light, renderlo ultra leggero, ovviamente ci sarà comunque una perdita di qualità, ma è minima rispetto a quello che succede oggi invece con le riconversioni. Proprio sul sito di Tone 3000 troviamo anche delle tabelle in cui vengono messi a confronto le qualità audio, quindi praticamente la qualità della profilazione del profilo NAM A2 rispetto agli altri modeler come Neural DSP, come Helix, Stadium e via dicendo. Quindi lo vedete anche dal grafico, siamo proprio ai massimi livelli. Naturalmente c'è la nota dolente, e questa nota dolente, voglio sottolinearlo, riguarda oggi 3 giugno 2026, perché magari la prossima settimana, fra un mese, fra 2 mesi, un anno, magari le cose possono cambiare. Ecco, il problema qual è? Il problema è che attualmente, quindi è passato un giorno, concedete naturalmente il tempo anche agli sviluppatori di adeguarsi, l'unico sistema che può caricare al suo interno i profili NAM A2 è il DimeHead NAM Player. I ragazzi di Sonulab hanno già dichiarato che molto presto, quindi io prevedo nel giro di qualche giorno,
magari qualche settimana farla grande, anche il Stomp Station Pro potrà caricare profili NAM A2. Ecco, come vi dicevo, anche dalle dichiarazioni fatte qualche mese fa da Cliff Chade, CEO e fondatore di Fractal, anche la nuova generazione di Fractal, quindi per capirci una ipotetica Fractal Axe FX4, potrà caricare profili NAM A2, e molti altri naturalmente hanno praticamente abbracciato questo. Ad esempio Edrash è prevista per quest'estate la compatibilità con NAM, e anche Helix a detta di Line 6 non si sa però quando, ecco. Però comunque attualmente ad oggi esiste solo DiMed NAM Player che può caricare effettivamente gli A2. Quindi dove li uso questi profili A2? Ecco, attualmente li posso utilizzare solo in Gateway, che è l'applicazione praticamente ufficiale di Neural Amp Modeler. Ci basta andare sul sito, scaricarla, installarla, è gratuita, funziona sia standalone, quindi senza bisogno di niente, o vi funziona come un VST, quindi un plugin all'interno delle vostre DAW. Quindi praticamente ecco, abbiamo questa fase di transizione, mentre il profilo A1 può essere caricato su tutti i sistemi che ho già menzionato prima, ovviamente previa riconversione. Ecco, e qui casca un po' secondo me l'asino in questa fase di transizione, che macchine come Oton Ampero 2, Oton Ampero, Sonic Cake Pocket Master, Smartbox, Valeton GP5, GP50, la Nux Amp Academy, Nux MG30 e via dicendo, utilizzano invece i profili NAM A1 riconvertiti nel loro formato, ma al momento non hanno una compatibilità con A2. Io mi auguro, e penso proprio di sì, nel breve futuro dovrebbero implementare questa possibilità. Naturalmente serve un lavoro da parte del team di sviluppo di ogni singolo brand, quindi Nux, Sonic Cake, Valeton, Oton e via dicendo dovranno mettersi lì, realizzare dei firmware update, quindi degli aggiornamenti per rendere le loro macchine, i loro sistemi digitali compatibili con A2. E il problema qual è? Il problema è che purtroppo la profilazione, quindi il training, l'architettura A1 su Tone 3000 non è più disponibile. Vale a dire, se io voglio farmi il profilo di questo pedale qua, carico ovviamente il suono che ho registrato e in automatico Tone 3000 realizza il profilo in formato A2. Non è più possibile farlo in formato A1. L'unica maniera per poter realizzare un profilo A1 oggi, 3 giugno 2026, è utilizzare Google Colab. È un sistema un po' più macchinoso, richiede naturalmente di lasciare essere presenti, lasciare il computer acceso, richiede anche una certa dose di risorse, sebbene essendo un Google Colab il grosso del lavoro venga delegato naturalmente al server. Quindi è un sistema un po', diciamo, rispetto a quello che fa Tone 3000, che butto dentro il file, gli do un nome, gli do invio. Ecco, l'utilizzo di Google Colab è molto più macchinoso e molto più nerd. Se vi interessa, ho fatto un video al riguardo, lo trovate qui. Quindi questo per dire che purtroppo almeno in questa fase di transizione da A1 a A2 tutti quei sistemi che al momento non supportano A2 sono tagliati fuori, proprio perché tutti i nuovi profili che verranno da questo momento realizzati con Tone 3000 saranno solo e unicamente A2. Quindi sì,
potremmo dire che questa fase di transizione poteva essere stata gestita meglio. Però naturalmente voglio anche ricordare che tutto questo è un progetto open source, quindi quando le cose naturalmente vengono per niente si ringrazia, o chiaramente a caval donato non si guarda in bocca. Detto questo, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, spero di aver fatto un po' di chiarezza, soprattutto per quelle persone che mi scrivevano. Molti di voi non sapevano nemmeno che cosa fosse NAM, che differenze c'erano. Ecco, è stato un video abbastanza semplice, non ho voluto entrare nei dettagli, io non sono un nerd. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, cliccate sulla campanellina e iscrivetevi al canale. Se vi interessa vedere i profili che io ho realizzato, potete andare su Ton 3000, cercare Roby Rocks, trovate tutti i miei profili gratuiti. Invece, se volete quelli completi, diciamo così, pacchetti completi, vi invito a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it. Detto questo vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!